Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche generali per la seconda metà di novembre. E abbiamo la carta del sole, amici dei pesci. Quello che vedete sventolare qua è la coda della mia gatta. Allora, quando c'è la carta del sole si parla di un periodo, diciamo, rivolto a quello che è l'abbondanza, a quello che è la crescita, a quello che sono i nuovi progetti anche che iniziano a, diciamo, a dare se non sono proprio i primi frutti, sono le prime gemme, della pianta che nascono. Comunque, è come se ci fossero, diciamo, i primi risultati. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla o se per caso volete completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete anche scritto qui e lo trovate anche nelle info del canale. Allora ragazzi, ricordarvi che queste sono stese generali, possono vibrare come una lettura inerente alla famiglia, piuttosto che il lavoro, piuttosto che una crescita spirituale. Cercate comunque di adattare la lettura alla vostra realtà. Per quello che riguarda le letture del lavoro, comunque, e anche quelle per i single, sono già online, le trovate tutte nelle playlist del canale e le potete integrare con queste letture. Bene, allora partiamo subito da una regina di pentacoli, scusate, di coppe. Abbiamo un 8 di coppe, un 9 di coppe, eremita, cavaliere di spade, 7 di coppe, torre e 3 di pentacoli. Periodo interessante, amici dei pesci. Allora, devo dire che vedendo un po' tutte queste carte ho come l'idea che il sole faccia riferimento a una maggior chiarezza mentale, a una maggiore presa di consapevolezza. Sapete che quando, diciamo, è di giorno, quando c'è appunto il sole, che si lavora, che si vedono le cose, che le cose sono chiare, si vedono bene. In quel senso si intende chiarezza mentale. Allora, devo dire che qui questa regina di coppe potrebbe rappresentare una persona o un'attitudine. Adesso poi mano a mano lo andiamo a vedere. Ho come la sensazione che allora, l'otto di coppe parla di viaggi, di spostamenti, ma anche di viaggi introspettivi. Come l'idea che qualcuno qui si vada a spostare, vada verso quello che è la ricerca del proprio appagamento, esattamente qua come ci dice il 9 di coppe. Ma ho l'idea che questo tipo di lavoro, questo tipo di percorso non, o meglio, si pensi di non essere in grado di farlo da soli. In realtà poi c'è l'eremita, quindi sì che si è in grado di fare questo movimento da soli. Come se ci fosse una fase riflessiva, perché la regina di coppe mi parla di un sentimento maturo anche, di una persona che sente molto forte le emozioni, i sentimenti, insomma. È sempre connessa col proprio lato emotivo. Diciamo che ha un lato emotivo dirompente. Andiamo a vedere la, la regina di coppe. Abbiamo un 4 di spade e un fante di pentacoli. Vi dirò, potrebbe essere un atteggiamento materno, un atteggiamento di una guida anche. Se fosse un sentimento, ipotesi, sento che è qualche cosa che
è agli inizi, che ha bisogno di essere elaborato, appunto. Andiamo a vedere l'otto di coppe. Asso di coppe. E sacerdotessa al contrario. Sì, ragazzi, guardate, ho proprio la sensazione che potrebbe essere un momento, diciamo la seconda parte di novembre, dove vorrete fare chiarezza mentale, perché qui l'otto di coppe è proprio il ricercatore, colui che va perché se ci guardate, 1, 2, 3, 4, 5, ah no, qua sono 8. Nei mazzi tradizionali sono 7 coppe, o no, forse sono 8 coppe, c'è un vuoto, effettivamente, e si vede dal modo in cui sono disposte. Però ho proprio la sensazione che stiate andando a cercare questa coppa che manca. Vi dirò, potrebbe proprio arrivarvi verso la terza settimana di novembre, ma è come se ancora non la vedeste perché siete in questa fase molto, um, come vi posso dire, siete centrati su voi stessi. Avete bisogno di andare a scavare all'interno del cuore. Per qualcuno è un movimento molto spirituale, nel senso che appunto c'è anche la sacerdotessa, è come se aveste bisogno di ascoltare di più il vostro intuito. E qui effettivamente la regina di coppe, essendo sempre, continuamente, costantemente collegata con le sue emozioni, certe volte diciamo che si carica di certi dolori che non sono suoi. E ho come qui l'idea che potrebbe essere quello che sta succedendo a una madre per il figlio. O a voi per il vostro partner, o magari a voi per la vostra azienda, come se ci fosse qualcuno che si stesse caricando di un dolore che non è proprio. Però comunque sta di fatto che il 4 di spade è una carta, io lo chiamo la carta del masochista, perché fondamentalmente è come se si sapesse che manca qualche cosa, ma si rimane in quella situazione perché non si sa come cambiare. E qua vi dicono un passo alla volta. Ok? Andiamo a vedere le 9 di coppe. Cavaliere di pentacoli e asso di bastoni. Sì, le energie sono piuttosto statiche, sono piuttosto ferme. Vi vedo un po', come vi posso dire, è come se non aveste voglia di fare ancora fatica, di avventurarvi dentro voi stessi. Qui vedo che le energie sono parecchio, parecchio, parecchio ferme. Non c'è azione, non c'è intenzione per raggiungere un obiettivo. È come dire che volete tutto senza fare lo sforzo. Ho un po' questa sensazione. Perché il 9 di coppe, è vero, è una carta di sogno compiuto, ma è una carta di appagamento, di abbondanza, di qualcuno che è seduto e diciamo gode di tutto quello che ha. È seduto, però è una carta di staticità. Andiamo a vedere l'eremita. E anche il cavaliere di pentacoli mi parla di una situazione che è ferma, e l'asso di bastoni al contrario anche, è l'inazione, in azione, non azione. Quindi è come se ci fosse la voglia da parte vostra di non fare niente, ho come questa sensazione di non fare il lavoro. Probabilmente perché arrivate già da un periodo di stanchezza a causa di questo 4 di spade. Allora abbiamo un 7 di coppe per l'eremita e la carta degli amanti. È un lavoro sull'amor proprio. Dovete togliervi dalla testa quelle che sono le illusioni, quelle che sono... Allora, mi parlano di dramma, quindi può essere che qualcuno, con la scusa che sia fortemente empatico, tenda leggermente a drammatizzare un po' troppo le situazioni, proprio perché c'è questa forte percezione emotiva, e qui si tratta di rimettere in equilibrio. Il 7 di coppe è una carta che vi dà la possibilità, insieme all'eremita, di rendervi conto di quelle che sono le vostre proiezioni, le vostre illusioni. Magari proprio in tema di relazioni in generale, in tema di collaborazioni, in tema di amor proprio, quanto valgo io? Perché tenete presente che ci potrebbe anche qui essere una questione del mi piacerebbe fare di più perché non guadagno abbastanza.
Sì, è vero, ho tutto quello che ho, ma non mi sento appagato, non mi sento soddisfatto, mi manca la passione. E se fosse una questione tra amici, può essere che non ci sia c'è magari dell'affetto, c'è del sentimento, ma manca qualcosa. Potrebbe essere la chimica, potrebbe essere la passione, potrebbe essere degli interessi in comune. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Sei di spade. E la torre. Qui ragazzi dovete lasciarvi dietro qualche credenza limitante, perché la torre è proprio la caduta delle certezze e il 6 di spade è l'allontanarsi dalle credenze limitanti, probabilmente nei confronti di questo cavaliere di spade o nei confronti della fretta. C'è qualcuno che confonde la fretta di qualcun altro, la fretta dall'altra parte, diciamo così, per un sentimento folgorante, infuocante, qualche cosa che nasce oggi e domani è a 1000. E invece la fretta, diciamo, tutto quello che viene un po' spinto, in realtà è una forzatura, è un po' una manipolazione. Quindi qui potrebbero esserci delle credenze limitanti per quello che riguarda, cioè delle credenze per quello che riguarda la fretta, quindi se lui ha fretta, se mi mette fretta è perché è innamorato perso, per esempio. Invece non è così. Datemi una carta per la torre, perché la torre ce l'avete anche qui, è come se cadesse qualche struttura, qualche barriera. E il 7 di coppe ce l'avete anche qui. Potrebbe essere che caschi qualche aspettativa, ragazzi. Può cadere effettivamente. Andiamo a vedere 7 di coppe. La morte. Sì, è come una sorta di rigenerazione. Se qui si parte da una sensazione di stanchezza, dove magari qualcuno appunto sente molto forte questa, le emozioni, i sentimenti, il dramma e vive anche, cioè chi vive tanto i sentimenti alla fine della giornata è proprio stanco, denutrito a livello energetico. Qui c'è bisogno di capire come ricaricarsi, ok? Come più che altro avere di più di quello che si ha, perché in realtà già avete più o meno quello che o la persona che, ma è una situazione un po', sì, un po' statica. Se fosse una persona, per esempio, visto che qui abbiamo un fante di pentacoli e qui un cavaliere di pentacoli, è come se ci fosse una sorta di tirare il sasso e nascondere la mano. Un'altra carta per il 7 di coppe. E qui devo dire che avete bisogno, anche qui, 8 di spade, un'altra carta di pensieri negativi. Ragazzi, qua dovete fare sostanzialmente un po' di pulizia, eh? Pulizia. Allora, quando vi ritrovate a lamentarvi, a fare le vittime, a trovare sempre tutto negativo, trovare sempre il lato nero della medaglia, fate una sorta di esercizio per switchare le vibrazioni della mente. Ho pubblicato un video, lo trovate nella playlist del Calderone Spirituale, e si chiama Il gioco della bilancia, una cosa del genere, e lì vi spiego come cambiare vibrazione a livello di pensieri. Però qui c'è proprio qualche cosa da cui vi dovete staccare, o qualcuno, perché comunque un cavaliere di spade c'è. E tenete presente che il cavaliere di spade, in effetti, il cavaliere di spade con la torre può parlare di qualcuno che tende a scappare, ragazzi. E fate attenzione a non essere voi a rincorrere sempre questa persona, perché è come se non vedeste la dinamica. Vi sembra di essere felici in questa situazione, in questa relazione, però poi in realtà siete sottovalutati, non c'è la passione, non c'è iniziativa, non c'è una progettualità comune. E anche se fosse appunto un discorso lavorativo, come l'idea che non vi paghino quanto realmente valete e che sia più il vostro modo di pensare di voi stessi, il vostro modo, sì, di pensare, che non vi permetta di brillare.
Qui dovete imparare a esprimere la vostra essenza. Andiamo a vedere la torre finale. Cavaliere di bastoni e 3 di spade. Ragazzi, qui ho come la sensazione che ci sarà una rottura degli schemi. Allora, vi devo dire che, ripeto, la torre qua smonta un po' la persona o la situazione che andrete a vivere. È come se vi abbassasse le aspettative, per capirci. Perché qui comunque abbiamo anche un 3 di spade, c'è una sofferenza da dover elaborare, ma secondo me qui è un taglio di qualche idea. È come se aveste un'idea della relazione, della persona, della questione, della situazione, che nell'ultima settimana di novembre viene ridimensionata. Tenete sempre presente che quando c'è la torre è una carta che destruttura per dare la possibilità di ristrutturare, di costruire in maniera più solida. Andiamo a vedere un oracolo. Questi sono gli oracoli dei rituali giornalieri. Sono come delle frasi da ripetervi, tipo mantra, per mantenere un'attitudine positiva. Andiamo a vedere. Allora, ve la metto qui così potete fare lo screenshot. Questa carta parla di forza. E guardate, è un po' come se... visto che qui ho fatto riferimento del brillare, anche qui parla di brillare, e qui vi dice la mia forza brilla attraverso aspettate, perché tradurrò dall'inglese, cercare di fare brillo attraverso la mia forza oggi. Carta numero 34, magari vi può essere utile. Bene, amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile, vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Se fate fatica a trovare il tasto abbonati nella schermata del telefonino, potete provare a entrare in uno dei video, in un video qualsiasi in realtà, lì dovrebbe comparire. Se non compare neanche lì, ragazzi, può essere un discorso di modello del telefono piuttosto che di impostazione o di aggiornamenti, quindi vi consiglio in quel caso lì di cambiare macchina, quindi di entrare nel vostro account da un altro telefono o dal computer, dovreste poi riuscire. Bene, fatemelo comunque sapere nei commenti se ci sono problemi, cerchiamo di risolvere il discorso insieme. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!